Ciao a tutti, sono Daniele Usai del ristorante Il Tino e il ristorante 4112 a Fiumicino. Nei miei ristoranti facciamo una cucina di mare e oggi prepareremo insieme due ricette che utilizzeranno la pasta Blue Rhapsody. Blue Rhapsody è un prodotto particolare perché utilizza semole di alta qualità e la cosa che mi piace molto è che poi la pasta viene stampata in 3D. Questa particolarità delle forme mi ha dato modo di sperimentare e infatti oggi vi proporrò due ricette, una più tradizionale e una un po' più complessa, che comunque raccontano delle ricette del territorio. Le due ricette sono cozze alla marinara, utilizzando appunto il formato mussel, dove con la pasta Blue Rhapsody replicheremo il guscio della cozza che finalmente potremo mangiare, e circle, dove all'interno di questo cilindro di pasta metteremo una minestra di broccoli e arzilla. Ci siamo spostati nelle cucine del Tino e procediamo con la preparazione della prima ricetta, quella più semplice, le cozze alla marinara. La prima cosa che faccio è il coulis di pomodoro. Questa è una procedura molto semplice, abbiamo dei pomodori datterini che metto nel mio frullatore a campana. Non faccio altro che aggiungere dell'olio extravergine d'oliva, sale, pepe nero, io uso quello di Sarawak, molto aromatico e poco piccante. Poi aggiungo una punta di aceto di lamponi perché il pomodoro datterino è molto dolce. Lo setacciamo. Questa è la consistenza che deve raggiungere il pomodoro, la sua naturale, non ho aggiunto acqua. Intanto possiamo cuocere la pasta. I mussel hanno 12 minuti di cottura, però dato che dobbiamo finire la cottura in salamandra o in forno, io mi fermerei a 10. Mentre la pasta si cuoce, andiamo avanti col resto delle preparazioni. Le cozze le cuociamo in una maniera particolare, le cuociamo al barbecue. Quindi ho messo delle erbe aromatiche, in questo caso il mirto mediterraneo, sul fondo di una teglietta e le cozze già pulite. Le sistemiamo sulla griglia, molto calda, chiudiamo il coperchio e le lasciamo cuocere pochi minuti. È importante che le cozze vengano tolte e freddate immediatamente appena si aprono. Tritiamo le erbette aromatiche, potete mettere quello che trovate. Allora, qui c'è della lippia dolce, dell'origano, della menta, della melissa, semi di finocchio. Fatto questo, possiamo prendere il nostro pangrattato e mettiamo dentro le erbe. Sale, ancora pepe, olio all'aglio. Questa è stata un'infusione per 3 ore a 50 gradi, olio extravergine e aglio. Olio al peperoncino, stesso discorso, infusione 3 ore a 50 gradi. La panure deve essere bagnata d'olio. Tanto scolo la pasta e la metto a freddare in acqua e ghiaccio. Controlliamo le cozze, dovrebbero essere pronte e in effetti lo sono. Possiamo scolare la pasta. Vedete la somiglianza che comunque col guscio, no? Metto un'altra bowl sul ghiaccio e a questo punto possiamo freddare le cozze. Faccio un bagnomaria freddo. Stacco il picciolo e le metto dentro. Allora, passiamo alla fase dell'assemblaggio e andiamo a riempire le cozze. Seguo la forma della cozza, quindi punta a punta.
Dopodiché andiamo con la panure. Adesso passiamo alla salamandra fino a che non otteniamo quel risultato sbruciacchiato e croccante. Le cose sono pronte. Eccole qua, belle sbruciacchiate e colorate. Allora, questo piatto e questo formato si prestano benissimo sia per un piatto di portata, quindi qualcosa di più abbondante nell'accezione più classica della cucina italiana, oppure anche come finger. Passiamo all'impiattamento finger. Non faccio altro che posizionare la pasta qui e guarnire una fogliolina di dragoncello. Passiamo all'impiattamento più conviviale, da portata intera, e quindi le quantità aumentano anche come posizioniamo la pasta sul piatto. Mi piace anche l'idea di dare ulteriore acidità con la salsa del pomodoro. Le erbe anche su queste. Filo d'olio extravergine. Abbiamo realizzato una ricetta semplice legata alla tradizione e a un piatto comunque classico, e adesso andremo a interpretare un piatto sempre classico ma con un po' più di tecnica e un tocco personale. Circola 13 minuti di cottura, anche qui li scoliamo 2 minuti prima, quindi 11. Dopodiché subito in acqua e ghiaccio. Questa è un'ala d'arzilla con tutto l'osso, la devo passare in griglia, quindi non faccio altro che mettere un filo d'olio, sale e pepe, ma avvicino un mazzetto di erbe aromatiche, anche per questo piatto quello che avete di fresco, e andiamo in griglia. Dalla parte scura prima, l'arzilla passa velocissimamente in griglia, dopo con un goccio di liquido, se abbiamo del brodo bene, altrimenti va bene anche l'acqua, andiamo in forno per 5 minuti. Crema broccolo romanesco molto semplice, filo d'olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio in camicia, mazzetto di erbe aromatiche, e facciamo profumare l'olio a fuoco molto basso. Mentre l'olio prende profumo e calore, broccolo romanesco già lavato lo tagliamo a metà. L'idea è quello di cuocerlo meno tempo possibile, quindi levo la parte più dura e lo taglio molto finemente. L'olio profuma, a questo punto possiamo togliere sia il mazzetto aromatico che l'aglio. Adesso una brevissima stufata a fuoco vivace, ancora un goccino d'olio, copriamo con acqua bollente, lasciamo sobbollire ancora per qualche minuto. Il tempo della pasta è arrivato, la possiamo scolare e, come abbiamo fatto prima, la tuffiamo in acqua e ghiaccio. Adesso passiamo alla salsa di pomodori confettati. I pomodori datterini fatti in confit vengono frullati semplicemente senza aggiunta di acqua con un filo d'olio e, se serve, aggiusto di sale e pepe. Una volta frullata finemente, questa sarà la consistenza che otterremo. Aglio nero fermentato, anche questo è un ingrediente che ormai si è diffuso nelle case. Non facciamo altro che frullarlo con dell'acqua fino a che non arriviamo a questa consistenza. Questa invece è una colatura all'aglio nero fermentato, non facciamo altro che fare un brodo, quindi una parte di aglio nero fermentato, verdure e erbe, a piacere quelle che volete. Mettiamo in una pentola con dell'acqua, copriamo, facciamo sobbollire a 80 gradi per circa 3 ore. Filtriamo tutto e andiamo in riduzione fino ad ottenere questa consistenza. La razza, o come la chiamiamo noi arzilla a Roma, dovrebbe essere pronta. La possiamo togliere dal forno. È stata appena 5 minuti.
Siamo pronti col broccolo, come avete visto è andato per 5-6 minuti. Aggiungerei solo l'olio extravergine. Ecco qua la crema di broccolo romanesco. Vedete, è una crema diciamo colorata, profumata, non è quel broccolo stanco che ha cotto un'ora. Allora, il pesce è cotto, passiamo alla pulizia. Adagiamo il pesce sul tagliere, tiriamo via le estremità, molto delicatamente con la lama del coltello tiriamo via la pelle, procediamo con l'estrazione del primo filetto, non faccio altro che seguire l'osso e scalzarlo in questa maniera qua. Cominciamo a farcire. Crema di broccolo, generosi. Poi metteremo metà quantità rispetto ai broccoli di pomodoro candito. Piccolo tocco di crema all'aglio nero fermentato. Mi munisco di una spatolina e separo fisicamente le fibre del pesce. Quindi ogni boccone avrà la quantità di salsa che voglio, la quantità di pesce che voglio, senza creare degli squilibri. Matteo mi sta aiutando a mettere il gran gessato sui cerchi di pasta. Questo è un olio al prezzemolo. Andiamo in salamandra. Eccoli qua. Ecco la nostra versione finger. L'ultimo tocco è qualche goccia di colatura di aglio nero, senza esagerare, Passiamo all'impiattamento classico, quello un po' più tradizionale, quindi più consistente. Considerate che si tratta sempre di porzioni a degustazione, Colatura. E voilà, il piatto è pronto. Un piatto con questo tipo di pasta è un'esperienza un po' diversa da un piatto di pasta classico che ci possiamo aspettare a tavola. Hai 10-12 bocconi, tutti bilanciati tra di loro, gli ingredienti sono stati già dosati a monte, quindi ogni boccone è praticamente perfetto. Vi ho presentato una prima ricetta più classica, una seconda un po' più creativa e tecnica, sempre sotto l'insegna della sperimentazione. Venitemi a trovare al Tino a Fiumicino.